Nel video di oggi dobbiamo parlare di un problema che affligge fortemente la Formula 1 e ne rovina lo spettacolo. Come mai negli ultimi anni vediamo meno sorpassi e la maggior parte fatti con il DRS? Ci sono diversi motivi, ma sono due le cause principali. Sicuramente il fatto che le vetture sono sensibilmente più grandi non permette di agevolare i sorpassi in curva e quindi i piloti preferiscono avere vita semplice e sorpassare sul rettilineo. Ma il secondo motivo, forse quello più importante, è il problema dell'effetto outwash, che è il protagonista di questo video. Ma se seguite la Formula 1 da poco vi chiederete: cos'è questo effetto outwash? L'effetto outwash consiste in tutti quei flussi, quei vortici negativi che vengono mandati al di fuori della vettura lateralmente, e sono la causa di tanti problemi in Formula 1 perché questi vortici vanno a danneggiare l'auto che sta alle spalle, che riceve quest'aria sporca, si dice così, e quindi va a danneggiare la propria aerodinamica. Questo comporta un maggior consumo delle gomme e quindi hai meno possibilità di sorpassare l'auto davanti se stai sotto il secondo per tanto tempo in gara. E attenzione, questo è un problema molto grande perché negli ultimi anni sembrava risolto, ma sta tornando. Infatti la FIA ha sottovalutato questo problema anche per il 2024 e andremo a vedere nel corso del video perché. Guardate il video fino alla fine perché nella seconda parte andremo a parlare dell'alleanza tra Red Bull e AlphaTauri, che potrebbe sfociare in qualcosa di illegale. Ma prima di iniziare con il video vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema Formula 1, Automotive, e vi ringrazio davvero tanto di tutto il supporto che mi date nei commenti. Ma ditemi nei commenti secondo voi se la FIA sta sottovalutando l'effetto outwash e dovrebbe intervenire nuovamente sul regolamento. Tra l'altro, se volete, seguitemi anche su Instagram, dove pubblico altri contenuti che non trovate qui su YouTube. Io sono Rastro e ora iniziamo subito con questo video, ma prima sigla. Una cosa fondamentale da sapere è che l'effetto outwash è una diretta conseguenza dell'aumento del carico aerodinamico. Per questo si vede maggiormente nelle vetture moderne rispetto a quelle del passato e serve a spostare la massa d'aria verso l'esterno della monoposto, in modo da ridurre al minimo l'effetto negativo che avrebbe quest'aria andando a impattare contro la ruota, perché in questo caso creerebbe un blocco aerodinamico. In questo modo, se viene spostato verso l'esterno questo flusso che è molto vorticoso, tecnicamente si dice avendo un alto numero di Reynolds, è importante che questo flusso vorticoso non venga risucchiato dalla bassa pressione del fondo. Dobbiamo anche pensare che questi flussi vorticosi sono variabili perché dipendono dall'inclinazione della ruota. Per questo, più riesci a spostare questi flussi verso l'esterno, migliore sarà l'aerodinamica della tua vettura, che è anche più facile da prevedere, e quindi si trae un beneficio sulla propria macchina. Ma più sposti i flussi vorticosi verso l'esterno, più aria sporca arriva all'auto dietro. Sino al 2021, pre-era effetto suolo, avevamo il 50% di elementi sull'ala anteriore che servivano a creare l'effetto outwash. Tuttavia il regolamento 2022 ha cercato di limitare fortemente elementi sull'ala anteriore per ridurre l'effetto outwash. Ma nonostante ciò abbiamo visto che i team hanno cercato delle aree grigie per accentuare questo effetto sull'ala anteriore. Mercedes è stato il primo team a ideare una curvatura verso l'esterno dell'end plate. Tra l'altro una cosa molto interessante è che l'end plate è strutturato per generare una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno che vada in contrasto con il vortice generato dalla ruota anteriore, che produce il cosiddetto tire squirt. Quindi questi due fenomeni, andando in contrapposizione, vanno a limitare le turbolenze. Ogni team ha uno studio ben preciso di questo concetto aerodinamico, che serve però a massimizzare le performance della propria monoposto, fregandosene delle turbolenze che arrivano all'auto dietro. Anzi, maggiori sono i vortici che arrivano all'auto dietro, meno hai possibilità di essere attaccato. L'effetto outwash è un problema molto serio per la Formula 1, sta rovinando lo spettacolo, perché ormai le vetture non possono neanche stare in scia perché ricevono tutta l'aria sporca dall'auto davanti. Nicolas Tombasis, ex ferrarista che lavora all'interno della FIA, ha fatto sapere che verranno presi dei seri provvedimenti sull'effetto outwash solamente nel 2026. Ma io mi chiedo, perché aspettare il 2026? Interveniamo subito in questa pausa invernale. Anche perché è vero, ci ricordiamo, all'inizio del 2022 le macchine producevano meno effetto outwash. Con l'avvento delle vetture effetto suolo questo effetto è stato ridotto, era una promessa
promessa di Liberty Media della FIA. Nel 2022 abbiamo visto molti più sorpassi per questo, ma poi i team hanno trovato delle scappatoie per aumentare questo effetto e quindi la FIA, secondo me, dovrebbe intervenire di nuovo. Un altro elemento che viene utilizzato per accentuare l'effetto outwash sono le prese d'aria dei freni anteriori, che di natura servono a raffreddare i freni ma spostano i flussi verso l'esterno, andando a accentuare quei vortici che arrivano sull'auto dietro. Ma anche il pavimento del fondo ha degli elementi che vanno a indirizzare i flussi al di fuori della vettura. Certo, i team sfruttano le aree grigie per avere dei vantaggi sulla propria monoposto e fanno bene finché non vengono penalizzati, ed è invece la FIA che sbaglia a non intervenire. È vero che non infrangono una regola scritta nel regolamento, ma ne infrangono lo spirito della norma, e questo andrebbe comunque penalizzato, secondo me. Preferisco vedere delle vetture che generano meno carico aerodinamico e c'è più bagarre in pista, più sorpassi, piuttosto ad avere delle macchine estreme che hanno un carico aerodinamico accentuato e producono tanto effetto outwash ma poi non permettono di essere attaccate dalle vetture che seguono. La mia opinione è che dobbiamo minimizzare il consumo delle gomme e accentuare la facilità di sorpasso di chi sta dietro. Per questo io sono pro anche all'aerodinamica attiva, che è un altro discorso che verrà affrontato dal 2026. Non intervenire nel 2024 cambiando il regolamento sull'effetto outwash vuol dire mettersi le mani davanti agli occhi e non guardare la realtà, perché i team stanno già lavorando per trovare nuovi escamotage per infrangere moralmente il regolamento. Per questo la FIA deve intervenire. Detto questo, ditemi nei commenti cosa ne pensate dell'effetto outwash, come andrebbe limitato e se secondo voi è un problema per queste monoposto attuali. Ovviamente l'altro problema che avevo detto anche all'inizio è la grandezza di queste vetture, che sono troppo grandi oggettivamente, andrebbero ridotte di dimensioni, e anche questo è qualcosa di facile da fare che secondo me faranno in futuro. Ma parliamo di Red Bull e AlphaTauri, perché AlphaTauri questa stagione ha fatto molto male rispetto alle aspettative che c'erano inizio anno. Si voleva rilanciare il marchio, ciò non è successo, anche perché De Vries non ha mostrato il potenziale che aveva invece mostrato per esempio a Monza nel 2022. Adesso hanno messo Ricciardo, che insieme a Tsunoda fanno una buona coppia di piloti, ma il problema vero lì è la macchina, e Red Bull sa che questo non è un problema ora ma potrà essere un problema per il futuro. Infatti il team di Milton Keynes ha bisogno di un team satellite proprio che sperimenti soluzioni nuove, permette di sperimentare cose nuove più facilmente, dimezzando il tempo e avendo anche un team dove si possono mandare i piloti giovani prima di arrivare nella casa madre di Red Bull. Jody Eggington, che è responsabile della T04, ovvero della monoposto di AlphaTauri del 2023, aveva spiegato a inizio 2023 che la continuità di AlphaTauri rispettava quella del 2022. La gamma totale dei componenti acquistati a Red Bull rimaneva la stessa. E in questi anni quindi abbiamo visto una discreta indipendenza di AlphaTauri da Red Bull. Ma ciò non ha pagato e quindi Red Bull adesso vuole cambiare strategia. Per questo AlphaTauri da ora in poi subirà una trasformazione. Prima di tutto cambierà nome, si chiamerà Racing Bulls. Alcune parti della squadra verranno trasferite da Faenza in Inghilterra. Stiamo parlando in particolare del reparto di progettazione, quindi per ora non verrà trasferita tutta la sede di Faenza in Inghilterra, ma solamente una parte. Ma potrebbe essere un primo step per poi portare tutto il team in Inghilterra. E già questo ci mostra il maggior controllo che vuole attuare Red Bull su AlphaTauri, e sulla carta questa sembra essere l'ipotesi migliore per Red Bull, per cercare di avere due team al top, anche perché finora la strategia della maggiore indipendenza di AlphaTauri non ha funzionato. C'è qualcosa da cambiare. Red Bull non potrà per sempre dominare in Formula 1 e nei momenti in cui non dominerà, avere due team che si aiutano a vicenda da vicino è importante. Tra l'altro sappiamo che il nuovo team principal di AlphaTauri è Laurent Mekies, che ha lasciato Ferrari, e nella gestione di AlphaTauri c'è anche Peter Bayer, che ha lavorato in passato per la FIA. Sappiamo che Horner a inizio anno ha smentito le voci della vendita di AlphaTauri e anzi Red Bull adesso vediamo che sta rilanciando AlphaTauri. E il fatto che Red Bull ha deciso di mettere Peter Bayer in AlphaTauri non è casuale. Fa pensare che la T05 sarà molto simile alla RB19 e questo ci ricorda vagamente quello che era successo tra Mercedes e Racing Point, con la famosa Mercedes rosa, ovvero la Racing Point del 2020 che utilizzava la macchina di Mercedes del 2019. Potrebbe succedere la stessa situazione tra Red Bull e AlphaTauri l'anno prossimo? Ad oggi è difficile dirlo, ma potrebbe succedere. Quindi Peter Bayer all'interno di AlphaTauri potrebbe controllare questa manovra per renderla il più legale possibile. Le conseguenze con la Racing Point rosa furono minime, perché Lawrence Stroll ricevette una multa di $400.000 e una decurtazione di 15 punti nella classifica costruttori, che parliamoci chiaro, per un team è davvero poco. Horner ha smentito dei passaggi di tecnici da Red Bull a AlphaTauri, ma ha detto che andranno a fornire
introdurre degli elementi aggiuntivi, i cambi, le sospensioni, strumenti di simulazione, gallerie del vento, che daranno una gran mano a AlphaTauri sicuramente. Un po' quello che succede tra Ferrari e Haas e quello che succede tra Mercedes, McLaren e Williams. E Horner ha lanciato una frecciatina a Mercedes dicendo che McLaren ha sfruttato meglio questi strumenti rispetto alla casa madre, rispetto a Mercedes. Quindi attenzione che questa situazione potrebbe rovinare la Formula 1 in futuro. D'altro canto, se tra la RB19 e la T04 c'erano delle differenze sostanziali e questa strategia non ha funzionato, per Red Bull forse converrebbe andare nel senso opposto. A loro conviene, secondo il regolamento è illegale, vedremo come andrà questa situazione. Ditemi nei commenti se avete avuto questa percezione che AlphaTauri possa andare nella direzione di Red Bull come fece Racing Point con Mercedes. Sarebbe una situazione scandalosa, ma secondo voi la FIA interverrebbe o darebbe le stesse conseguenze che ha subito Racing Point nel 2020? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana parliamo sia di Formula 1 che di automotive. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.